Amiche e amici di Solfatara News, ogni volta che ci alziamo in volo ci sembra di entrare nel respiro vivo della caldera. Prima di iniziare, vi ricordiamo che esiste un modo semplice per sostenere questo lavoro quotidiano. Il nostro Buy Me a Coffee, attivo ormai da qualche giorno. È un piccolo spazio dove chi vuole può lasciarci un caffè simbolico, un gesto che ci aiuta a mantenere attrezzature, batterie, manutenzione e monitoraggio costante. Non è obbligo, non è richiesta insistente. È un modo per darci forza mentre continuiamo a documentare ciò che accade in un territorio che nessuno osserva con la nostra continuità. Trovate il link in descrizione e nel commento fissato. Adesso entriamo nel tema caldo della giornata. In un momento già teso per tutta l'area flegrea, Pozzuoli si ritrova in mezzo a un terremoto politico che arriva nel momento peggiore possibile. Il comune ha azzerato l'intera giunta. Non un rimpasto, non un cambio di qualche delega, ma la rimozione di tutti gli assessori in blocco. Una mossa improvvisa che spezza la continuità amministrativa proprio quando servirebbe esattamente il contrario. Pozzuoli è uno dei territori più fragili del paese. Strade che cedono, edifici stressati ogni giorno dalle scosse, infrastrutture che avrebbero bisogno di controlli continui, mentre il bradisismo continua a spingere dal basso e le fumarole intensificano l'emissione di gas che, con l'umidità attuale, ristagnano nelle parti basse degli edifici. E mentre tutto questo accade, il comune si inceppa, perde tempo prezioso e si avvita in una crisi interna che rallenta ogni decisione urgente. L'azzeramento della giunta significa procedure da rifare, deleghe da riassegnare, tempi lunghi prima che tutto torni operativo. E qui il tempo è un lusso che non esiste. Ogni ritardo può diventare un problema per la sicurezza, per le vie di fuga, per la manutenzione delle zone più delicate. Fa riflettere che tra tutto questo caos, l'unica cosa portata avanti con continuità siano stati gli eventi natalizi. Bene le feste, ma suona stonato vedere luminarie accese mentre sotto i piedi la terra continua a muoversi. In un territorio come Pozzuoli, la stabilità istituzionale non è un dettaglio politico, è un elemento fondamentale della sicurezza pubblica. E in questo momento, vedere il comune dividersi e bloccarsi è semplicemente inaccettabile. Oggi abbiamo alzato i nostri droni solo in tarda mattinata, perché la visibilità era completamente compromessa. Chi segue la nostra webcam live della Fumarola Pisciarelli, attiva 24 ore su 24, sa bene cosa si è visto: un muro bianco. E molti ci hanno chiesto se fosse nebbia o vapore vulcanico. La risposta è semplice e allo stesso tempo inquietante. Erano entrambi. La nebbia che in questi giorni sta avvolgendo Pozzuoli si è mescolata con le fortissime emissioni della fumarola, creando un'unica coltre compatta che non si disperde verso l'alto. L'umidità elevata trattiene i gas, li appesantisce, li fa scendere verso valle. Chimicamente è un processo molto chiaro. Quando il vapore acido delle fumarole incontra l'umidità atmosferica, si condensa più rapidamente e resta intrappolato vicino al suolo. Parliamo di anidride solforosa, idrogeno solforato e altri gas irritanti che, con queste condizioni, finiscono per stazionare nelle zone basse, nei cortili, nei garage, negli androni. Respirarli non è un rischio teorico, è pericoloso davvero. Appena la visibilità lo ha permesso, ci siamo diretti alla fumarola Pisciarelli utilizzando 2 droni contemporaneamente. Uno riprendeva la fumarola e l'altro riprendeva il primo drone mentre lavorava, così da mostrare chiaramente sia la scala reale dell'area attiva, sia il nostro metodo operativo. Oggi la Pisciarelli si presenta, come ormai da giorni, in una fase di fortissima pressione. Getti di vapore e fango potenti, continui, che si sollevano con un'energia che segnala una notevole instabilità interna. Attraverso questo doppio punto di vista è possibile cogliere non solo la vastità della fumarola, ma anche la reale intensità del fenomeno e il modo in cui documentiamo ogni dettaglio per offrirvi un quadro il più possibile fedele e diretto. La temperatura che abbiamo misurato oggi nella Pisciarelli è di 102,2 gradi centigradi. E come sempre mostreremo il grafico aggiornato con l'andamento dei giorni precedenti. Poi ci siamo spostati nel cratere della Solfatara.
Anche qui nessuna tregua. La bocca grande continua a emettere vapori ad alta pressione, densi, continui, con una forza che non accenna a diminuire. La temperatura rilevata oggi nella fumarola Bocca Grande è di 180,2 gradi centigradi e mostreremo anche in questo caso il grafico aggiornato. Il quadro complessivo della giornata è chiaro: pressione alta, gas in aumento, condizioni meteo che amplificano l'effetto degli accumuli e un territorio che richiederebbe una gestione istituzionale impeccabile. Ma mentre la caldera continua a vivere, qualcuno nelle stanze del comune ha deciso di creare il vuoto politico. Noi continueremo a monitorare, a documentare e a raccontare tutto, senza sosta. Perché quando le istituzioni si inceppano, l'informazione continua diventa ancora più importante. Da Solfatare News è tutto. Restate connessi, restate attenti, restate consapevoli. La terra qui sotto parla sempre e noi continuiamo ad ascoltarla.